Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale e di attivare anche la campanellina. Prendiamo la nostra penna, la nostra mitica penna, che poi se mi ricordo vi lascio anche il link se vi interessa, è della Faber-Castell azzurra, scrive in blu, bellissima, è un bel azzurro, lo vedete qua. Se vi interessa per scrivere, scrive benissimo. Allora, partiamo subitissimo con il nostro argomento di oggi. Alcuni di voi mi hanno scritto nei messaggi che hanno ricevuto un importo molto basso di assegno di inclusione. Allora, cosa facciamo? Facciamo che vi rinfresco, no, vabbè, così vuol dire pazzo. Vi rinfresco, non so cosa vuol dire scemo, vabbè. Un momento la memoria, vi rinfresco la memoria, partendo da lontano con un messaggio proprio dell'INPS. Infatti, a ottobre del 2022, pensate quanto sono andato indietro, l'INPS ci informava che il decreto del 19 luglio 2021, quando non c'era ancora quell'influenza che girava, sapete, ve la ricordate, quell'influenza che è durata 2 anni? Allora, cosa è successo? Che aveva previsto che tutti i contributi per l'affitto che erano stati pagati dai comuni con i soldi del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione, attenzione, non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cosiddetto reddito, perché all'epoca c'era quello, o assegno. Quindi cosa succede? Che i comuni successivamente alla erogazione dei contributi devono comunicare all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione del reddito o assegno per la quota destinata all'affitto. Cosa vuol dire questo messaggio? Che dici, perché parli di una roba vecchia, di roba ancora quando c'era ancora l'influenza, quell'influenza là che girava? Allora, tradotto in parole povere, questo vuol dire che il nuovo ADI, all'epoca c'era RDC ma adesso c'è il nuovo ADI, nei casi di abitazione e locazione, attenzione, l'importo pagato è dato dal risultato di una somma tra un contributo di integrazione del reddito del nucleo familiare e un contributo per l'affitto o il mutuo sulla casa di abitazione in locazione. E quindi cosa succede? Che la quota che riguarda l'affitto è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di una determinata cifra, che con ADI fa proprio ridere, ok? Fa proprio ridere questa benedetta cifra. E ovviamente questa cifra cosa succede? Questa cifra può variare da persona a persona o da famiglia a famiglia. Pertanto chi ha ricevuto un contributo sull'affitto da parte del comune si ritroverà quasi di sicuro un importo più basso pagato dall'INPS. Perché? Perché l'INPS fa le compensazioni quando paga l'assegno di inclusione. Sapete, no? Se non è, dici magari, sai, non vogliamo che diventate più ricchi del dovuto, non vogliamo che diventate più ricchi del dovuto, attenzione, sai mai, no? Che ancora ve li giocate all'otto. Allora sorge spontanea una domanda. Il contributo affitto ADI e il contributo affitto comunale sono compatibili? Beh, da quello che abbiamo capito, no, perché i percettori di ADI non possono fruire del contributo affitto comunale perché i due contributi sono incompatibili, non vanno d'accordo. L'hanno deciso loro, se fosse stato per me, chi se ne frega, avrei dato anche 3 contributi, 4 contributi, chi se ne frega. Però siccome che qua canisce un effesso, l'hanno reso incompatibile. Infatti chi percepisce già il contributo comunale o comunque percepisce un contributo comunale per l'affitto, dicono sì che non può avere diritto anche al contributo previsto dall'assegno di inclusione e viceversa. Non vogliamo che diventate ricchi, questo è il ragionamento, questo è il ragionamento di base. Poi, per questo argomento, più tanti altri argomenti un po' più soft, un po' più particolari, dove ve li spiego senza
troppi mezzi termini dove vi spiego le cose come stanno, escamotage vari, basta che andate nella sezione abbonati del mio canale, andate nella pagina principale del mio canale, sotto il mio nome cliccate abbonati e entrate. Lì veramente si parla del più e del meno, chi se ne frega, parliamo di questo, parliamo di quell'altro e vi spiego le cose come stanno. Adesso parliamo del codice fiscale sprint. Perché? Cosa vuol dire codice fiscale sprint? Vuol dire che da oggi è più facile e immediato, ottenere il codice fiscale per i neonati se il comune di residenza non lo ha comunicato ai genitori. Perché? E funziona così, cioè, si dimenticano o hanno altro da fare. Che cavolo ne so io, no? Quindi i genitori a questo punto possono richiederlo direttamente online. Oh, finalmente! Come si fa in America, che sono più evoluti di noi, che siamo dei primitrivi siamo, ok? Quindi andate direttamente online sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, i nostri amiconi, esattori, che attraverso un nuovo servizio che si trova all'interno dell'area riservata consente proprio di inserire i dati del nascituro e ricevere il documento in digitale. Perché anche lì, appena nasciamo ci appioppano un bel codice. Perché tanto cosa pensate? Quel codice non è che hanno scoperto l'acqua calda, quel codice serve per pagare le tasse, Cioè, negli anni 40 piazzavano un codice perché? Perché erano tutti codificati, alla fine siamo dei numeri, non siamo delle persone. Comunque, a questo punto non è più necessario andare direttamente di persona all'ufficio delle entrate, tra l'altro ufficio delle entrate, no? Per avere il codice fiscale del neonato, con il quale tra l'altro può essere effettuata la scelta del pediatra, cioè ti dicono che ti danno un codice così ti puoi scegliere il pediatra. Tu pensa che giro di parole. Questo nuovo servizio per la richiesta del certificato di codice fiscale è, come vi ho detto, disponibile nell'area riservata del sito dell'agenzia. Ovviamente dovete avere lo SPID, che secondo me tra un po' su SPID andrà a farsi benedire, quindi abituatevi a utilizzare la carta d'identità elettronica o la CNS. Andate sul sito internet dell'agenzia e delle entrate. La richiesta può essere fatta da uno dei due genitori, così come dai loro eventuali rappresentanti, come per esempio i tutori. E una volta entrati nell'applicativo, cioè dentro il sito internet, basta inserire semplicemente i dati anagrafici del nascituro o nascitura, allegare la copia dei documenti di nascita, perché non è che uno nasce così, no? Quindi il certificato di nascita o la dichiarazione di nascita che vi è stata rilasciata dall'ospedale, e non appena l'ufficio ha lavorato la richiesta, il sistema vi invia una mail per avvisare che il certificato è disponibile online. Mi raccomando, di tutta questa storia, come sempre fate attenzione a non cliccare su dei collegamenti, link, ecco, di cui non conoscete il mittente. Prendete l'abitudine di aprire l'email, guardare il mittente, verificare che la parte che sta dopo la chiocciola, non so, montagne, chiocciola, agenziaentrate.gov.it. Deve sempre verificare che la parte dopo la chiocciola sia un sito internet cioè verificabile, nel senso che è possibile verificare. Certo che se vi scrive direttore Pinco Pallino @libero.it, a me quella mi sembra una mail puzzolente. Ok? Mi sembra una mail puzzolente. Quindi mi raccomando, la parte che sta dopo la chiocciola deve essere un sito che poi voi potete prendere, copiarvelo, non ci cliccate sopra, lo copiate, uguale, identico a come lo trovate, andatelo cercate. Se risulta veritiero, allora potrebbe essere che quella sia un'email vera, altrimenti è un mega farloccone. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi al canale, attivate anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità.
E noi come sempre ci vediamo in un prossimo aggiornamento e vi aspetto nella sezione abbonati. A presto, ciao!